Cari amici di LumaFusion Italia, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Prima di scoprire cosa abbiamo combinato in questo nuovo tutorial, vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche di nuovi video che posterò. Vedete il bello sfocato dietro? Beh, sta per arrivare una sorpresina sul canale, un'applicazione che è molto vecchia, che ho rispolverato a causa del abbonamento che Filmic Pro ha voluto regalare a tutti i propri utenti. Detto questo, siamo qui per parlare di LumaFusion. Facciamo un effetto molto semplice, Ken Burns si chiama l'effetto, penso che sia l'ideatore di questo effetto, non è altro che uno slideshow ma utilizzando praticamente i preset presenti in LumaFusion, i movimenti di camera virtuali, niente più, niente meno. Quindi una cosa molto facile ma di effetto. Andiamo a vedere ora cosa vi ho combinato e ci vediamo alla fine. L'effetto Ken Burns è un tipo di effetto di panoramica e zoom utilizzato nella produzione di film e video da immagini fisse. Il nome deriva dall'ampio uso della tecnica da parte del documentarista americano Ken Burns. Questa tecnica era stata utilizzata anche per produrre animazioni, semplici mock-up animati usati per previsualizzare i film. Ma il nome di Burns è diventato associato all'effetto più o meno allo stesso modo in cui Alfred Hitchcock è associato allo dolly zoom. Benissimo, una volta creato un nuovo progetto andiamo a fare il contrario. Prendiamo prima una musica per poter mettere a tempo le nostre immagini. Come ho detto, faremo un slideshow però basato su i preset, ok, di movimento che sono all'interno di LumaFusion senza crearne nessuno, ok, come nella volta scorsa avevo fatto già un tutorial del genere, i primi tempi, quando ero giovane, e avevo usato ovviamente i keyframe ma utilizzando ovviamente le animazioni fatte a mano. Scegliamo non troppo lungo o una musica e lineare, vedete la forma d'onda che non sia praticamente proprio su e giù, che indica che la canzone ovviamente è come dire, ha dei volumi, ok, un po' forti e un po' più deboli, quindi vuol dire che la musica a un certo punto aumenta e a un certo punto diminuisce e non andrebbe tanto d'accordo con le nostre immagini. Quindi scegliamo una cosa che sia abbastanza lineare. Vediamo, sentiamo un po' questa. Ok, questa qui prendiamo e la cacciamo all'interno della nostra timelapse. Adesso io incomincio a fare un lavoro con i marker per andare a tempo e poi mettere a tempo le nostre immagini, no? Che metteremo. Quindi vado a incominciare. Ok, fatto questo lavoretto qua, torno indietro e vado a prendere le mie immagini, ma come ho detto utilizzerò i preset preimpostati con qualche diciamo ritocchino, no? Con qualche ritocchino per centrare un po' le mie immagini. Purtroppo queste immagini non sono formattate per i 16 noni, quindi vedremo un pochino, ok, le nostre foto più grandi e magari un po' sgranate. Questo ovviamente poi bisognerebbe riformattarle. Io non l'ho fatto. La prima cosa che faccio, vedete, metto all'inizio, vado al primo keyframe ovviamente e lo taglio, tac, semplicemente così. Vado all'interno della mia foto e vado a scegliere, vedete, una di queste presente movimenti che mi dà preimpostato LumaFusion. Cosa voglio prendere? Posso prendere uno zoom, così vi spavento ancora di più, ok, e lo centro e il gioco è fatto, ma lo vedremo alla fine, ok, lo vedremo alla fine. Andiamo a prendere un'altra immagine, ok, e la mettiamo qui, sempre così, andiamo sempre indietro nell'altro keyframe che era questo qui, giusto, taglio, faccio così e faccio sempre lo stesso lavoro. Cioè devo mettere un altro, ecco, questa qua invece vedete è praticamente formattata per
i 16 noni. Ecco, questa qua devo guardare un attimo vederla perché questo è sempre un zoom, no, io volevo invece, ecco questo qua. Ok, questo dovrebbe essere un'entrata, ok, vedete, è un pan, ok, è un pan, e lo lasciamo così. Poi vi ripeto ogni volta, sempre nei tutorial, vi stancherò, le cose sono ovviamente soggettive, se non vi piace ok, sicuramente voi farete diversamente, quindi ognuno fa un po' di slideshow che vuole. Ovviamente io questa è una dimostrazione per farvi vedere quanto è facile, poi alla fine è sempre, come dire, abbastanza laborioso, no? Perché non abbiamo l'immediatezza, però è anche vero che si può giungere a delle belle conclusioni, perché secondo me dopo, quando vedremo lo slideshow che è praticamente è finito, tireremo le nostre conclusioni dovute, no? Perché ovviamente bisogna vederlo finito. Ok, devo mettere l'ultima foto, scegliamo una foto. Ecco, non ho detto che possiamo farlo anche con i video, ovviamente. Ecco, ovviamente, come dicevo, bisognerebbe mettere queste foto, avere queste foto però scattate a 16 noni, oppure come dire dimensionate a 16 noni, però ragazzi non è possibile sempre fare questo lavoro, e quindi bisogna starsene un pochettino a quello che è le foto che si hanno. Vediamo questo. Ecco, ok, facciamo così però. Ok ragazzi, io ho fatto il mio, ora facciamo così, mettiamo un pochino più grande questo perché sennò esce fuori. Ok, la canzone è terminata, facciamo un fade sia del brano che dell'immagine perché sennò è brutto, finisce male, e andiamo a vedere il tutto. Bene ragazzi, abbiamo creato un canned buns, mi sembra che si pronunci così, che è questa tecnica che si utilizza per creare poi alla fine questi slideshow con questi movimenti di camera virtuali. Cari amici, avete visto cosa abbiamo potuto realizzare con questa tecnica canned buns, che è dell'anonimo autore di questa tecnica, che, come narrava Siri, è una tecnica che veniva applicata alle immagini, ma nessuno ci vieta ovviamente di applicarla anche ai video. Con questo vi invito nuovamente a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Questo è l'ultimo video, diciamo, introduzione e finale in trasferta, perché l'estate ovviamente sta finendo, come dicevano i buoni Righiera, quindi ci rivedremo nello studio. Dovrò fare qualche modifica, ma ci rivedremo presto. Con questo vi abbraccio e vi rimando al prossimo video. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!